Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa c'è per te nei prossimi giorni, 7, 8, 9 giorni. È un video quindi sempre valido dal momento in cui lo guardi e invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti della mia playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Ok? Allora, vediamo cosa c'è per te nei prossimi giorni, vediamo di cosa ci parlano. Iniziamo con questi due oracoli. Questi sono relazionali, emozionali, questi sono carte specifiche su cosa c'è per te. Allora, andiamo a vedere cosa c'è per te nei prossimi giorni, Ariete. Vediamo cosa c'è per te, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete nei prossimi giorni. Vediamo cosa c'è per te. Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento, qualcosa che richiede un approfondimento da parte tua. Ci può essere una situazione che richiede un approfondimento da parte tua, magari non hai tutti gli strumenti per poter vedere una situazione con chiarezza, ti puoi trovare in questa situazione laddove senti di non avere ancora tutte le informazioni giuste per poter avere una tua opinione su qualcosa. C'è una situazione che richiede un approfondimento in questi prossimi giorni, ok? Vediamo di cosa si tratta, mettiamoci i tarocchi. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta questa situazione che richiede un approfondimento nei prossimi 7-8 giorni. Cosa ha in serbo per te la tua anima? Vediamo. C'è una torre qua rispetto a qualcosa, un cambio, il sole, il 10 di coppe. Qua vedo molta felicità, si chiarisce qualcosa che si è rotto in famiglia o con i figli o con gli amici. Fatto sta che qua vedo una torre che mi parla di una situazione che è andata giù, di una rottura o di un cambio del destino che non potevi avere sotto controllo, insomma, questo è il senso, qualcosa che è accaduto, che può accadere in questi prossimi 7-8 giorni, quindi dove puoi pensare male di qualcosa, però qua vedo il sole e il 10 di coppe che mi parla di una bellissima energia di riconciliazione di affetti. Famiglia soprattutto, famiglia o amici, può accadere qualcosa in famiglia o essere già accaduto con i figli o con degli amici che tu reputi famiglia. E poi vedo notizie felici, il sole splende, quando c'è il sole ammortizza tutte le carte a fianco, no? E quindi il 10 di coppe mi parla di una bellissima riunione, riappacificazione, situazione solare. Quindi può accadere che una situazione la stai vedendo in modo negativo e invece qua si palesa tutt'altro, perché tutte le cose negative sono un superamento di noi stessi, no? Questo lo spiego in tutti i podcast di studio nella nostra scuola iniziatica. Le carte ci servono a vedere qual è il potenziale karma e dharma, per poi andarci incontro e supportare laddove vediamo un problema che non è altro che l'illuminazione dietro la quale si nasconde la tua anima. Quindi una situazione va in questo modo, mi puntano l'attenzione su questo, evidentemente qua c'è un nodo karmico che viene sciolto e si adempie a una percezione spirituale, ti vedo gioire di qualcosa che si sistema, va bene? Gioire di qualcosa che si sistema, soprattutto in famiglia. O fai delle cose con figli, amici stretti, sì. E passiamo da una torre a un 10 di coppe, assolutamente bellissimo. Ok, vediamo cos'altro ha in serbo per te questi prossimi giorni, questa settimana. Vediamo cosa ci dicono le carte emozionali. Cosa c'è per te? Cosa c'è per te? Ostacoli materiali finanziari. Ci possono essere degli ostacoli di natura materiale o finanziaria in questi giorni.
qualcosa che blocca di questa natura. Qualcosa che sta già accadendo o che si risolveranno completamente entro 9 settimane, mi dicono. Forse con l'aiuto anche della famiglia si può, oppure ci possono essere stati e vengono risolti, o in famiglia o da, non lo so. Però lo andiamo a vedere questo, vediamo, ostacoli materiali finanziari, di che cosa ci stanno parlando? Possibili ostacoli materiali e finanziari, o qualcosa che blocca per questo motivo, vediamo. Su questa carta ostacoli materiali e finanziari, infatti abbiamo il re di denari, la regina di coppe, la morte. Devi avere un po' di pazienza, mi dicono, per quanto riguarda alcune cose che possono ostacolare di natura finanziaria o materiale, o stanno ostacolando te oppure una persona di tuo interesse. Sì, un po' di pazienza, perché proprio stiamo registrando questo video nella tappa dello Scorpione e qua abbiamo proprio la morte. È possibile che questi ostacoli, questi freni stiano andando avanti o per te o per un'altra persona e si concluderanno nella tappa, quando si conclude la tappa dello Scorpione, ok? Oppure iniziano nella tappa della fine dello Scorpione, che è intorno, io credo che sia intorno al, qua abbiamo la morte che è il numero 13, possono iniziare dal 13, però ti chiedono un po' di pazienza a te, anche se sei uomo, un po' di pazienza e fluisci con le emozioni che ti dà questo senso dell'ostacolo, no? Io sono una terapeuta e non posso esimermi dal dare il supporto, non solo a leggere le carte, il supporto a quello che vedo, no? Laddove percepisci un ostacolo, no? Di natura materiale, finanziaria o tua da parte di una persona, magari non si possono fare delle cose, cosa ti dico? Cosa ti dice la nostra scuola iniziatica? La regina di coppe ce lo insegna, fluisci con l'emozione relativa all'ostacolo. Come ti senti impotente, dea dell'impotenza, dea della frustrazione, dea dell'abbandono, fluisci perché arriverà una trasformazione, ok? Va bene, vediamo adesso di metterci con queste. Voglio metterci queste carte qui dell'indovino. Queste si leggono al contrario, vediamo cosa esce. Allora, vediamo su questi ostacoli materiali e finanziari. Ariete. Prodigalità, sì, ci può essere, questo è un paggio di un fante di quadri. Vediamo, aspetta, metto l'altra, la temperanza, gli amanti. È possibile che una proposta d'amore ehm, possa essere posticipata per problemi legati al denaro o al lavoro, perché abbiamo gli amanti, però si parlerà affinché le cose si sistemino, ok? È possibile che non c'è un incontro, non c'è un invito, o può esserci un invito posticipato sull'amore, mi spiego? Un incontro ritardato, posticipato, ok? Vediamo rispetto all'amore cosa mi dicono nello specifico. Ariete. La regina di Sabba. Mi dicono che hai un grande potere sulle persone per quanto riguarda l'amore. Sei uscita solo tu qua, anche se sei uomo. La regina di Sabba ha il potere ha un grande potere come se fosse uscita un po' l'imperatrice, no? Con queste carte. Mi dicono che hai un grande potere sugli altri. Sei molto amata e anche temuta. Dipende da se ti confronti con un paggio o ti confronti con un imperatore. Guarda, la regina di Saba mi parla di che tutto fluisce per te. Cioè, hai un grande potere, non ti mancano le cose, insomma. E qua abbiamo Paride, infatti
non abbiamo un re ma abbiamo Paride, no? Cioè abbiamo un po' come quello che ti ho detto prima, un paggio davanti a te che sei regina di Saba. Se sei uomo cambia il concetto è lo stesso, no? Cioè è come se stessi valutando se questa persona, vediamo che cosa fa, ok, però è più immaturo di te a livello emozionale. Vediamo un po' cosa mi dicono sull'amore nello specifico. Mettiamoci queste qua. Allora, mm, prendiamoci questi altri. Dove stanno gli altri tarocchi? Eccoli. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore nei prossimi 7-8 giorni? Mettiamo una prima fila la tua e poi della persona di interesse o la persona che può arrivare. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore? Ariete. Re di spade, il diavolo e l'asso di denari. Qua c'è uno che ti vuole a tutti i costi, proprio disposto a tutto, passione e inizio in concreto e ha le idee molto chiare. Nella tua energia c'è questa persona, vuole un'opportunità con te a tutti i costi, c'è grande passione e ambizione nel poterla conseguire. Forte il segno del Capricorno, dell'Acquario, Gemelli o Bilancia, ma al di là del segno è proprio questa l'energia, può essere ascendente, Luna o Venere. Assolutamente sì, c'è un'opportunità fortissima. Vediamo la persona che viene incontro a te in questa settimana, o la persona ovviamente di cui stiamo parlando, o comunque quella che ti interessa, vediamo, o se non c'è la persona nuova, vediamo. Qual è l'energia di questa persona che viene incontro a te? La stella. 4 di denari. 3 di spade. È una persona molto ferita. Allora, qua abbiamo una persona che è molto ferita e non te l'ha detto, però non può lasciarti andare. 4 di denari, sei un suo tesoro prezioso, c'è la stella qua. Quindi è come ti vede questa persona. La stella è colei che è bellissima, o bellissimo, sana, porta bellezza ovunque va, con la sua leggerezza, con la sua bellezza, con la sua poesia. Non puoi lasciarti andare questa persona. C'è un 3 di spade qua. 3 di spade mi parla di una persona ferita o sta pensando a una ferita. Se è una persona nuova è una persona che è stata disillusa nel recente passato in amore. Oppure c'è un blocco tra di voi con questa persona, se già la conosci. Vediamo cosa succede alla fine in questi prossimi giorni. Energia finale per te in amore. 5 di denari. Paggio di spade e il 6 di denari. Allora, qua c'è una voglia di venirsi incontro l'un l'altra. Allora, dal 5 passiamo al 6. Abbiamo avuto situazioni di penuria emozionale, di carenza, di mancanza, di sentirsi lasciati da parte. Paggio di spade mi parla di una persona che ti osserva a distanza o ci è potuta essere 3 persone qui. Fatto sta che comunque siano le cose, cosa accade per te? Stai aspettando un chiarimento? Stai aspettando qualcosa? Il 6 denari mi parla della voglia di venirsi incontro. Un inizio a partire da un venirsi incontro e un intendersi. Il 6 denari è una carta stabile, è una carta di grande equilibrio, ma al tempo stesso è una carta da cui si parte per avere poi di più. Va bene? È una carta bella il 6 denari, ma non è proprio il massimo. Quindi la voglia di intendersi prima di tutto per andare a chiarire queste situazioni di mancanza di fiducia dell'altro, ok? Vediamo un po' energia positiva per te in amore in questi prossimi giorni. L'eremita, energia positiva l'eremita mi parla che si apre il cammino e anche il fatto che tu vai con prudenza rispetto a questa persona. Può anche essere una persona nuova, va bene? Con la quale tu inizi a intenderti, ci vai cauta o cauto proprio perché abbiamo concluso una situazione con un'altra persona. Vediamo un po' energia negativa per te in questa settimana. Paggio di coppe. Alcune di voi percepiscono questa persona un po' immatura da un punto di vista emozionale. Oppure alcuni di voi scartano l'invito di qualcuno perché cautelamente, non so se si può dire così, si aprono a questo nuovo in modo
equilibrato. Sì. Ok, vediamo adesso con i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po' questo diavolone cosa ti confesserà, cosa c'è dietro questo venirsi incontro. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Per molti di voi è una persona che si vuole mettere alle spalle un passato dove c'erano altre persone, oppure è una persona che si vuole mettere alle spalle una sensazione di dolore. Io vedo che tu ci vai cauta, qui o cauto. Sì. Anche il segno della Vergine è molto forte, della Bilancia. Vediamo cos'altro. Sei bella da togliere il fiato. Che ti ho detto già quando è uscita questa carta? Guardate poi come si parlano tutte, no? E seguono un filo. Cos'altro ti dirà? Ti sogno ogni notte. C'è una persona che è ossessionata, c'era il diavolo qua, eh? Quindi, ragazze mie, ragazzi, questo è in serbo per te per i prossimi giorni. Mi raccomando, i tarocchi leggono sempre, hanno sempre una visione chiara e nitida sul karma e sul dharma per andare incontro all'adempimento del tuo successo animico e quindi anche la prosperità nel piano della materia. Vi invito sempre a studiare e praticare la magia, appunto, nei miei podcast Magia Pratica, affinché possiate andare incontro sempre di più al vostro capolavoro di vita. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!